E allora bentornati ragazzi in questa nuova puntata. Oggi gita fuori porta perché sono venuto a Kamakura, che per intenderci è a poco più di un'ora di metro da Tokyo. E sono venuto qua perché è una località molto carina che dà sull'oceano, e in più perché ci sono due templi da vedere e un'altra cosa che vedrete fra un po'. E direi che oggi la giornata è stamattina qui a Kamakura, poi dopo riprendo la metro e vado su a Yokohama perché voglio vedere anche Yokohama, ma diciamo non è un programma fisso, quindi vediamo cosa capita. Adesso mi dirigo a piedi verso il primo tempio da vedere e poi dopo a seguire tutto il resto, quindi se vi va, anzi vi ringrazio perché se state seguendo questa serie, insomma mi fa molto piacere perché non è materiale che solitamente pubblico sul mio canale, quindi grazie. Questo qua è il Sasuke Inari, adesso ci sono alle spalle e come avete visto ci sono una marea, ma veramente una marea di volpi, cioè queste qua ragazzi sono tutte statuine di volpi, è una cosa impressionante. Qua è un tempio che viene frequentato per chi diciamo è un po' in cerca di fortuna, direi che la volpe è associata alla questione della fortuna, e a parte essere bellissimo perché è in mezzo a un bosco, appunto sta quantità anche di bandiere e di volpi, di statuine di volpi, una figata. Poi ce ne sono in ogni angolo perché adesso lì era uno spazio dedicato, però ci sono anche qua in mezzo all'erba. E in effetti ho poi scoperto che la dea shintoista Inari aveva come messaggere delle volpi bianche e che si trattava proprio della dea che, fra le altre cose, rappresenta la fertilità e il successo terreno. Ora invece ci dirigiamo a vedere una cosa molto grande, ma molto grande. Grande Buddha di Kamakura, 13 metri di altezza e circa 800 anni di storia. Se passerete mai da queste parti vi consiglio di venire a vederlo perché è uno di quei posti in cui si respira un'aria unica. Beh, io ragazzi non sono un tipo particolarmente devoto, però quando si viene in certi posti certe energie si sentono ed è veramente bellissimo e super affascinante. Poi qua ogni tanto, adesso c'è un sacco di afflusso, ma ogni tanto cala, quindi c'è anche un'atmosfera un po' più rilassata, un po' più silenziosa, è veramente spettacolare. Adesso infatti sono stato qua un bel po' perché volevo gustarmi proprio tutto quanto e molto bene. Kamakura per adesso benissimo. Ora invece siamo al tempio Hasedera, se ho pronunciato bene non lo so, e da quello che ho un po' letto, per cui mi sono informato, dovrebbe essere veramente una chicca. Già qua dall'ingresso è molto molto figo, ma andiamo a vedere.
Sono appena uscito qua dal padiglione principale dove c'è un'altra statua dentro enorme, bellissima, solo che dentro non si potevano fare foto e video e quindi mi sembrava giusto rispettare questo divieto. Però penso che questo stia diventando il secondo tempio preferito, perché il Sensoji è il Sensoji, ma questo è veramente molto bello. Poi in una posizione incredibile, adesso di là si vede il mare, ve lo faccio vedere, è proprio bello. Camminata per salire, avere un po' meglio la vista dell'oceano, a parte che dopo là ci voglio andare. Comunque confermo, secondo tempio preferito in assoluto, fighissimo. Ma la bellezza non era solo nell'estetica, ma anche e soprattutto nell'armonia che questo luogo infonde. Equilibrio e spiritualità. Sono posti come questo che ti fanno capire quanto sia importante scoprire quello che abbiamo intorno per vedere il mondo con occhi diversi. Bene, giro completato, direi che è ora di andare a mangiare. Ok, sto realizzando adesso che questo è l'Oceano Pacifico. Cioè, non ci avevo pensato fino adesso, non chiedetemi perché. Io non ce l'ho mai stato più Pacifico, mi sento un po' emozionato. La spiaggia non è bellissima, cioè è bello perché ci sono qua, però sono spiagge, vabbè, insomma, polemica inutile. Come comportarsi in caso di tsunami? In effetti io sono qua da quasi 3 settimane e il terremoto l'ho già sentito 2 volte. Puoi vedere i cartelli che ti spiegano cosa fare in caso di cambiamento del livello dell'acqua. Qua la zona è così, c'è poco da fare. E con un salto spazio-temporale ci ritroviamo nella quasi vuota stazione di Yokohama. Non c'è nessuno. Comunque sì, alla fine ho deciso di venire anche qua a Yokohama, visto che adesso sono le 2:30, quasi le 3. C'era ancora tutto il tempo del mondo per girare anche qua, quindi perché no? Beh, diciamo che l'ambientazione rispetto a prima è cambiata un pochino, poco poco. E vi dirò di più, qua c'è anche il museo dei ramen. Anzi, dei noodle, dei cup noodle. Io non ci vado però. Sono venuto a vedere questo terminal delle navi da crociera perché l'ho trovato per caso online e hanno fatto una roba tutta strana. Infatti sono stato curioso di arrivare lì in fondo, anzi qua sopra perché ormai ci sono, e vederlo dal vivo perché deve essere una figata. A parte che qua c'è una nave da crociera che è una roba è mostruosa. Cioè dai raga, le fanno troppo grosse. Sono delle città che galleggiano. Quanto consuma una roba così?
Beh sì, in effetti è una struttura molto particolare, bella, non rende niente perché c'è un grigio allucinante, quindi non si vede nulla e secondo me anche dalle riprese non è che si capisca molto. Comunque adesso ultimo obiettivo, che lo vedo già da qua, che è là in fondo, voi non lo vedete, ultimo obiettivo di giornata perché inizia a essere un po' cotto, quindi vado là a piedi, ve lo faccio vedere, io sono già carico perché so già cos'è e poi direi che torno verso Tokyo. 2 passi attraverso lo Yamashita Park per dirigermi verso una di quelle esperienze che il bimbo che è dentro di ognuno di noi vorrebbe fare. Vabbè, bisogna pagare, però vado dentro lo stesso, perché dentro c'è da vedere una cosa troppo pesa, quindi non posso rinunciare. Sì, è decisamente figo anche questo. In teoria fra qualche minuto dovrebbe anche fare uno spettacolo, spero. Sì, purtroppo sarà solo uno spettacolo di luci, non si muoverà perché la figata di questo Gundam è che esce e che gli fanno muovere gli arti, insomma lo fanno proprio muovere. Farà solo quello di luce adesso, però va bene, ne accontento. Cioè assurdo, assurdo, bellissimo. Adesso mi sono seduto qua perché mi hanno fermato in questa posizione e allora sono un po' in adorazione, mi sento proprio un bimbo. Sto Giappone, che roba. Ovviamente non capisco quello che sta dicendo, ma secondo me lo stanno mandando a letto. Penso che sia finito il momento dello spettacolo. Lo ritireranno su, immagino, fra un po'. Ecco, no vabbè, io non so, posso andare a casa contento.
questa è una delle cose più fighe che ho mai visto in vita mia. Beh, adesso lo skyline è migliorato decisamente, con le luci è un'altra cosa. Quindi ragazzi vi saluto con queste immagini, io adesso torno a casa, non faccio Chinatown perché non ne ho più, sono veramente bollito, e ci vediamo al prossimo video. Addio.